take your index finger, prendete il vostro indice place it right in the middle of your forehead. e portatelo al centro della fronte. And now pay attention to everything that you can feel where your finger meets your forehead. E adesso prestate attenzione ad ogni cosa che voi provate, ad ogni sensazione che provate laddove il vostro dito incontra la vostra fronte. Is your finger cooler than your forehead Il vostro dito è più fresco della vostra fronte or warmer? o è più caldo? How much pressure is your finger placing on your forehead? Quanta pressione sta esercitando il vostro dito sulla vostra fronte? Is your skin dry or moist on your forehead? La vostra pelle è asciutta o è umida? Do you feel a pulse in your forehead or in your finger? Avvertite una pulsazione nella fronte o nel dito? Become aware of everything that you can feel where your finger meets your forehead. E diventate consapevoli di tutto quello che provate laddove il vostro dito incontra la vostra fronte. And let's our hands drop. Adesso lasciamo cadere le mani. Now, just a few moments ago, we were a room full of individuals. Qualche istante fa eravamo una sala piena di individui. Individual minds moving in different directions, thinking about one thing or another. Menti individuali che si muovevano in una direzione oppure l'altra, pensando a una cosa oppure l'altra. And now, as individuals, we are focused within the mind. We are of one mind. E adesso invece come individui siamo concentrati, abbiamo portato la nostra attenzione sulla mente, quindi siamo un'unica mente. And as a group now, we are of one mind. E adesso in quanto gruppo siamo un'unica mente. Just a simple little exercise, and we are all together. Grazie a un esercizio così piccolo e semplice siamo diventati tutti insieme un'unica cosa. How many people are feeling a little more relaxed now than before we put the finger on the forehead? Quante persone si sentono un po' più rilassate adesso che prima dell'inizio dell'esercizio? How about a little more peaceful in the mind? E magari avvertono un po' più di pace nella mente. Quante persone? Yeah, good. Bene. How did this happen? How did we find this relaxation, this peace, this centeredness? By simply putting our finger on the forehead. Come è successo che abbiamo trovato questo rilassamento, questa centratura, questa pace, semplicemente avendo posto il dito sulla fronte? It's a matter of awareness. È una questione di consapevolezza. We go through life normally in what I call common consciousness. Noi attraversiamo la vita in quella che io chiamo più o meno uno stato di coscienza comune. You know, we kind of go through from one thing to another throughout the day. Noi nell'arco della giornata passiamo da una cosa all'altra. Actually, we go from thought to thought to thought to thought. E anzi, generalmente passiamo da pensiero a pensiero a pensiero. Day after day after day. Un giorno dopo l'altro, quindi giorno dopo giorno dopo giorno. And then we die. E poi moriamo. I'm here to inspire you. I can see I have done that. Sono qui per ispirarmi e mi rendo conto di esserci riuscito. How many of us in this group have asked ourselves that sometimes in our life, Quanti di noi in questo gruppo ci siamo chiesti a un certo punto della nostra vita, is this all there is to life? la vita è tutto qui? Is this all there is? È tutto qui? That question is really at the heart of human suffering. Questa domanda è al centro della sofferenza umana. Now, you're here to learn a simple and yet powerful healing technique. Voi siete qui per imparare una tecnica semplice ma molto potente di guarigione.
it's going to seem extraordinary, out of the ordinary. Vi sembrerà straordinaria in quanto che fuori dall'ordinario. And yet, I maintain that it is a part of every human being to naturally heal. Eppure io sostengo che sia una parte di qualsiasi essere umano riuscire a guarire naturalmente. And so what I'm going to introduce you to is something that you already know, E quindi quello che io vi introdurrò è qualche cosa che voi già conoscete, but have been ignoring. ma che avete ignorato. There isn't a single person in here right now who can't do quantum entrainment. Non c'è nessuna persona qui che non sia in grado di fare il quantum entrainment. Now don't let that big name scare you. Allora, non lasciate però che questo nome così strano vi spaventi. Quantum entrainment is just a big name for something that is naturally human and that you do without effort. Quantum entrainment è il nome complicato per qualche cosa che si fa già a livello umano e anche in modo naturale. And once you learn how to do this simple process, E una volta che si impara questo processo così semplice, you will be able to inspire great healing events within yourself, sarete in grado di ispirare grandi eventi di guarigione dentro di voi within your friends and your family, e anche per i vostri amici e i vostri familiari, and even your pets. addirittura i vostri animali domestici. We're going to spend a few minutes talking about how quantum entrainment works. Allora vorrei usare qualche minuto per spiegarvi come funziona il quantum entrainment. And once we're done that, then we'll get to the real nitty-gritty of it. Then we'll start practicing, learning the technique and practicing. Poi, quando avremo fatto questa spiegazione, arriveremo alla fase pratica vera e propria. I mentioned a few moments ago common consciousness, Qualche istante fa ho nominato la coscienza comune, where we go, it's the normal everyday kind of living. che consiste praticamente nella vita quotidiana, quello che si fa tutti i giorni. Where the mind is on autopilot. Quando la mente viaggia col pilota automatico And you know, maybe you're driving somewhere or taking the train to work, e magari andate in macchina da qualche parte oppure prendete il treno per andare al lavoro and you realize that when you get there, that you didn't pay attention to much that happened on your trip. e una volta arrivati a destinazione vi rendete conto che non avete prestato attenzione a granché di quello che è successo nel corso del viaggio. Your mind was actually involved in other things while your body was transported to where you were going. E la vostra mente era occupata da altre cose mentre il vostro corpo veniva trasportato verso il vostro luogo di destinazione. Have you ever had that experience? Vi è mai capitata questa esperienza? Common consciousness. Questa è la coscienza comune. Now, there are all kinds of levels of common consciousness, and we're not going to deal too much with that. Ci sono svariati livelli di questo tipo di coscienza, ma non ci addentreremo troppo. But I want to introduce you to the most refined awareness that humans are capable of. Ma io vi voglio introdurre il tipo di consapevolezza più raffinata di cui sono capaci gli esseri umani. And I call it pure awareness. E questa è la consapevolezza pura. A pure awareness is, we can talk a lot about it, but the mind will never understand it. Noi possiamo parlare anche parecchio della consapevolezza pura, ma la mente non lo capirà mai. It is a perception beyond the mind. È una percezione che va oltre la mente. And it is from this vantage point that we become fully human. Ed è da questo punto di visuale, da questo punto di comprensione che noi diventiamo pienamente umani. When we become aware of pure awareness, our lives make sense. Quando noi ci diventiamo consapevoli della consapevolezza pura, allora la nostra vita acquisisce un significato. It is from the level of pure awareness that we do not have to ask the question, is there more to life? È dal punto della consapevolezza pura che non siamo più tenuti a fare la domanda, c'è qualcosa di più nella vita? Now,
There's not much to talk about pure awareness more than what I've just said. Non c'è molto di più da aggiungere sulla consapevolezza pura oltre a quello che io ho già detto. But I'm going to draw a line on the chart here. Ma adesso io tiro una linea su questo tabellone. This line is the dividing line between pure awareness, which is beyond creation, E quindi questa è la linea divisoria tra la consapevolezza pura che è oltre la creazione and everything in creation. e tutto quello che c'è nella creazione. This is what I call the material model. Questo è quello che io chiamo il modello materiale. All right. And it gives us some insight into the laws that function, that our lives are governed by. E ci dà qualche spunto su che cos'è che governa la nostra vita. Okay, so we're going to look at everything in creation. We're going to break it into two parts. Allora, tutto quello che c'è nella creazione, noi lo suddividiamo in due parti. Everything in creation has two parts to it, and that is energy and order. Tutto quello che c'è nella creazione è composto da energia e ordine. Energy and order. Energia e ordine. So you say, well, do I have energy and order? Well, hopefully you wouldn't have gotten here otherwise. E quindi se vi chiedete, ho energia e ordine? Beh, si spera, perché altrimenti non sareste riusciti ad arrivare fin qui. How about the chair that you're sitting in? E la sedia su cui siete seduti? Does that express energy and order? Esprime energia e ordine? Well, it's holding your keisters, your butts off the ground, right? Beh, vi sta tenendo il sedere sollevato da terra, quindi, Yeah. So that shows energy. quindi questo dimostra che è dotata di energia. And what form does that energy take? E che forma assume questa energia? It takes the form of a chair, yes? Assume la forma di una sedia. And so it is that everything in creation is made of actually those two components. E quindi questo fa sì che tutto quello che c'è nella creazione sia fatta da queste due componenti. When we look at creation, when we look at the world, Quando noi guardiamo la creazione, quando noi guardiamo al mondo, we can look at it in terms of what we can experience with our senses. noi lo possiamo vedere in relazione a quello che noi possiamo sperimentare con i nostri sensi. And that means what we can feel, taste, touch, you know. È quello che noi possiamo Yeah. sentire, toccare, gustare, eccetera, eccetera. Okay? Now, let's take that chair that you're sitting on and start with that. E quindi adesso cominciamo a prendere la sedia su cui state seduti. All right, so my artwork is not all that great. Vabbè, non sono così versato sul lato artistico. This is a chair, and I'll label it for you. E questa è una sedia, e anzi, gli metto l'etichetta. That represents the gross level of creation, the level that we experience with our senses. E questo è il livello cosiddetto grossolano della creazione, cioè quello che noi possiamo sperimentare con i nostri sensi. Just like your chair, this one has energy and is energy in the form of a chair. E quindi, così come quella su cui siete seduti, questa ha energia sotto forma di una sedia. Here's a law about the material world. E qui c'è la legge riguardo al mondo materiale. We just learned one, that everything is made of energy and order. Ne abbiamo appena presa una, e cioè che tutto quanto è composto da energia e ordine. Here's another one. Eccone un'altra. The more refined level of creation we go to, the more energy and order there is. Tanto più noi saliamo come proprio essere raffinato, tanto più noi incontreremo energia e ordine. So, the chair, what would be a more refined level of the chair? Che cosa potrebbe essere un livello più raffinato della sedia? Well, we could say the molecular level. Potremmo dire che è più raffinato il livello molecolare. And I'll label that, that's a molecule. E comunque questa è, c'è l'etichetta, è molecola. What is a more refined? Now, the chair is made of molecules, isn't it? E la sedia è composta di molecole, no?
Now, most of us haven't seen a molecule, but we know they exist. La maggior parte di noi non ha mai visto una molecola, ma sappiamo tutti che esistono. We have microscopes that can show us these finer levels of creation, including the molecular level. E noi abbiamo dei microscopi che sono in grado di mostrarci questo raffinato livello di creazione che si trova nel mondo molecolare. What is a more refined level of molecules? Qual è un livello più raffinato di quello molecolare? Chairs are made of molecules. What are molecules made of? E le molecole da che cosa sono composte? Atoms. Atomi. Exactly. So I'm going to do the old Bohr representation of the atom here. E qui farò la vecchia noiosa rappresentazione dell'atomo. So, molecules are made of atoms, chairs are made of molecules. Le molecole sono composte di atomi e le sedie sono composte da molecole. What are atoms made out of? E gli atomi da che cosa sono composti? I hear mumbling. Sento un po' di mormorio. Subatomic particles. Sono le particelle subatomiche. Subatomic particles. Now, what are subatomic particles made of? Waves. E le particelle subatomiche da che cosa sono composte? Da onde. The wave is the most basic structure or unit in creation. L'onda è l'unità strutturale più di base che esista nell'universo. It is the most refined level of creation. È il livello di creazione più raffinato. And if what I said was true about each more refined level being more powerful, then it must also be the most powerful. E quindi, se è vero quello che io ho sostenuto prima, e cioè che ogni livello di energia e potere è e ordine è più potente, allora l'onda deve essere la sostanza più potente che c'è in tutto il creato. So let's look at this phenomenon here. If we have the chair, it exhibits energy, right? E quindi adesso guardiamo questo fenomeno. Se noi guardiamo la sedia, è composta di energia. Now, if we went to the molecular level of the chair, if we rearranged the molecules of the chair, Se noi andassimo a livello molecolare della sedia e quindi riordinassimo le molecole della sedia, let's say by burning it, poniamo che le riordiniamo bruciandola. we could release more energy in the form of heat and light, couldn't we? Noi potremmo rilasciare più energia sotto forma di calore e di luce, Demonstration of the molecular level exhibiting more energy and order, or energy. che è la dimostrazione di un livello molecolare che esibisce più energia e ordine. Now, if we could go to the atomic level of the chair and split the atom of the chair, Se noi potessimo andare a livello atomico e quindi scindere proprio l'atomo della sedia, we could release huge amounts of energy. noi potremmo rilasciare enormi quantità di energia. Okay? So, this is another principle. Each finer level is more powerful. E quindi qui c'è un altro principio, e cioè che ogni livello più raffinato è più potente. And more orderly. E in questo livello si trova anche più ordine. Now, let's look at this in terms of healing, because that's why we're here, yes? E adesso guardiamo a tutto questo in termini di guarigione, che poi è il motivo per cui siamo qui. How do we humans use healing on the level of the senses? Allora, com'è che gli esseri umani usano la guarigione a livello dei sensi? What are some examples? Cos'è qualche esempio? Well, how about massage therapy? Possiamo parlare della terapia di massaggio, How about physiotherapy la fisioterapia and that weird practice of chiropractic? e quella roba strana che è la chiropratica. Okay, so we have this in terms of healing on this level. Now, of course, when you do massage therapy, you also have the change on the chemical level because of lymphatics. Chiropractic is the same on subtle levels, but basically, it's a musculoskeletal orientation to begin with. Allora, chiaramente quando si fa un massaggio si producono anche delle reazioni chimiche, perché si va a toccare anche il sistema linfatico e quindi ci sono anche tutta una serie di conseguenze, ma sostanzialmente parliamo di un'azione a livello muscolare. What are examples of healing on the molecular level? Quali sono alcuni esempi di guarigione a livello molecolare?
Have you ever taken an aspirin for a headache? Vi è mai capitato di prendere un'aspirina per un mal di testa? Or herbs Oppure for some delle erbe condition? per qualche cosa? Okay, so we would get this from allopathy is very fond of their chemical. They're very proud of the chemical advances that they have made in medicine. E l'allopatia è molto orgogliosa dei progressi che sono stati compiuti nell'ambito della medicina. And so it's a powerful way to, when we fall within the laws of nature, it's a very powerful way to heal. Quando noi ricadiamo nell'ambito delle leggi della natura è un modo molto potente per guarire, But it also has its side effects, doesn't it, if it's not used properly. che però ha i suoi effetti collaterali se non viene usata adeguatamente. In fact, all levels of healing have the negative side effect if we don't follow certain rules of healing. E in effetti tutte le modalità di guarigione hanno dei loro effetti collaterali se noi non seguiamo determinate regole. There's also healing, atomic medicine, and so on. C'è anche la guarigione con la medicina atomica e anche altro. Now, healing on the level of the wave, what's an example of that? E la guarigione a livello dell'onda, quale può essere un qualche esempio? Anybody in here ever have received energy healing? C'è qualcuno qui che ha mai ricevuto della guarigione energetica? Well, and maybe you are an energy healer. E magari siete anche un operatore di guarigione energetica. This is your realm, a very powerful realm indeed. E magari questo è il vostro ambito, che è un ambito estremamente potente. So, Bruce Lipton, who is an epigeneticist, E Bruce Lipton, che è un epigenetico, you may know of him, magari lo conoscete, says that healing from this level is 100 times more powerful than healing from this level. sostiene che la guarigione a questo livello è 100 volte più potente che la guarigione a livello materiale. I think he's conservative. I think it's considerably more powerful than that. Credo che questa sia un'affermazione, diciamo, un po' conservatrice, perché credo che sia molto più potente. Let's take a look at this form of healing and see how it works. Allora, diamo un'occhiata a questa forma di guarigione e vediamo come funziona. Have you ever been down to the seashore Siete mai stati al mare? or looked out your hotel window? O anche solo avete guardato fuori dalla vostra camera qui in albergo? Those waves coming in out there, okay? Quelle onde che arrivano a riva. Now, you'll see a wave coming up in the beach. Vedete un'onda che arriva sulla spiaggia? What happens when a bigger, faster wave comes behind it and combines with it? Che cosa succede quando c'è un'onda più grossa e più veloce che le arriva dietro e che si congiunge a lei? It gets stronger, doesn't it? And it goes further up the beach. Si rafforza e quindi arriva con maggiore forza sulla spiaggia. So that's called constructive interference. Don't worry about the name. E quindi quella si chiama un'interferenza costruttiva, non preoccupatevi del nome. Now that wave is coming out, and we have another wave coming in, and what happens when the one going out meets the one coming in? Quando invece c'è un'onda che sta andando fuori e ce n'è un'altra che sta entrando, cosa succede quando si incontrano? It takes away from it, doesn't it? Yeah. Che quindi la forza diminuisce. So we have that principle. Here we have a wave. E quindi abbiamo questo principio, abbiamo un'onda, Here we have a wave, and if we add another wave to it, the same kind, what happens? quindi noi abbiamo un'onda e se aggiungiamo un'altra right. onda uguale, cosa succede? It doubles in amplitude. Che si raddoppia proprio come ampiezza, come forza. Now if we have a wave and we introduce the opposite wave, what do we get? E quindi se abbiamo un'onda e introduciamo l'onda opposta, che cosa otteniamo? It neutralizes it, just like we talked about, just like we can see on the seashore. Si neutralizza, così come noi possiamo vedere poi in spiaggia. Okay? And this is basically how energy healing works. E questo è sostanzialmente come funziona la guarigione energetica. All right. Now, no comments. Non voglio commenti.
So, this little guy here has some pain right here. Questo tipo ha un po' di dolore qui. Let's say he has carpal tunnel in at the wrist here. Poniamo che abbia la sindrome del tunnel carpale qui nel polso. Over here, this wrist is normal. Invece l'altro polso è normale. So what does this look like? Well, the waves are in sync. Quindi lì le onde sono sincronizzate. So that's what the normal wrist looks like. E questo è l'aspetto quindi del polso nelle condizioni normali. The abnormal one might be like this. Okay? Mentre invece il polso anormale, In terms of waves. dal punto di vista delle onde, ha un po' questo aspetto qua. So, what we want to do is we want to get this to be like this. E quello che è il nostro obiettivo è di portare quelle onde ad essere uguali a quelle altre. If we know an energy healing technique, Se noi conosciamo una tecnica di guarigione energetica, what we will first do is neutralize or bring in the opposite wave. quello che noi faremo per prima cosa sarà di neutralizzare e quindi di portare l'onda opposta And like this and like that, to neutralize it, per neutralizzarlo. and then we are going to introduce a harmonious wave Dopodiché introdurremo delle onde armoniose to create that. per creare quell'effetto. Okay? Pretty simple, right? È abbastanza semplice, no? Simple but powerful. È semplice e potente. Now you're going to find that I like things simple. Allora, scoprirete che a me piacciono le cose semplici And I have learned that the simpler things are the more powerful in life. e ho scoperto che le cose più semplici sono le più potenti nella vita. When we work up here on this level here, on the sensory level, Quando si lavora a questo livello, this is in terms of physics, this is Newtonian physics or classical physics. e in termini di fisica, qui siamo a livello newtoniano. It is also the level of cause and effect. È il livello della causa ed effetto. That is, we believe that if we do something, then we can create a result. E cioè, è quell'ambito in cui noi crediamo che se noi facciamo qualcosa, allora possiamo ottenere un risultato. And Newton told us that if we know enough about what a thing is, we can control the outcome of those results. E Newton ci ha detto che se noi conosciamo a sufficienza che cos'è una cosa, noi possiamo controllare l'esito di quei risultati. Before, human beings were more superstitious. They believed in external forces. When Newton came along, Prima le persone erano più superstiziose, credevano maggiormente nell'influenza di forze esterne. he showed us that learning about our environment would actually help us to control it. Ma Newton ci ha dimostrato e insegnato che sapere di più di un qualche cosa ci aiutava a controllarlo. Most of our scientific disciplines are still governed by this cause and effect Newtonian outlook. E la maggior parte delle discipline scientifiche sono ancora regolate da questa visione newtoniana di causa ed effetto. And it is accurate, but it's only accurate within a certain sphere of influence. È precisa come teoria, ma è precisa solo nell'ambito di una sfera di esperienze. Now that sphere of influence happens to be the sphere in which we live and breathe, the one that we interact with on our senses. E questa sfera di influenza è poi quella in cui noi viviamo, respiriamo, è quella in cui noi interagiamo con i nostri sensi. About 100 years ago, a little bit less, came along quantum mechanics and Einstein's relativity. E circa 100 anni fa è arrivata la meccanica quantistica e la teoria della relatività di Einstein, which introduced us to subtler levels, subatomic levels, and levels of forces.
e che ci hanno introdotto a dei livelli più sottili, il livello subatomico e il livello delle forze. The forces could not be seen or interpreted with our senses. E le forze non potevano essere viste né tantomeno interpretate con i nostri sensi. So we move from the cause and effect sphere of influence outward or opened up to a sphere of uncertainty. E quindi dalla sfera di influenza causa ed effetto ci siamo aperti alla sfera dell'incertezza. And now that scientific mind that says, yes, we can do it, we can control our environment, and then if we control it enough, we can be happy. E adesso quella mente così scientifica che dice sì, noi adesso sappiamo tutte queste cose, quindi noi possiamo controllare il nostro ambiente e quindi essere felici. Then science sneaks around behind us and pulls the rug out from under our feet and introduces uncertainty. A questo punto, quando abbiamo tutte queste certezze, la scienza ci toglie il tappeto di sotto e introduce tutto l'ambito dell'incertezza. In terms of healing from the level of the wave, E in termini di guarigione a livello dell'onda, it is subservient to the laws of nature, or the laws of physics, just like every other level. e sono governate dalle leggi della fisica così come in tutti gli altri livelli. And so if we are not careful, we can have some negative effect. E quindi se noi non prestiamo attenzione possiamo avere degli effetti negativi. For instance, if we were to do something for somebody, we may need to get their permission to do it first. E quindi magari se noi dovessimo fare qualcosa per qualcuno, magari dovremmo ottenere prima il loro permesso. Because of the interaction of the waves from someone who is not open to that. Per via dell'interazione delle onde per qualcuno che non è totalmente aperto a questo. We would have to learn a technique, wouldn't we? Dovremmo imparare una tecnica, no? Now, in terms of energy healing, there are hundreds, if not thousands of those around the world. E sempre parlando di guarigione energetica, ci sono centinaia, se non migliaia di tecniche in giro per il mondo. Each one has its value. Each one has proven its worth. Ciascuna ha il suo valore intrinseco e ciascuna l'ha anche dimostrato. And each one needs to be taught, and the more intricate and the more powerful, the more stringent the training. E ciascuna appunto deve essere insegnata e tanto più è complessa, tanto più sono severe le regole, tanto più è anche severo l'apprendimento. And so there is that element of a side effect. E quindi c'è questo elemento di effetto collaterale. In addition, go ahead. In aggiunta, There is the need c'è il bisogno to learn to stay within certain parameters and learn this from let's say a master. c'è il bisogno di restare entro certi parametri e di imparare tutto questo da un maestro. To reduce that risk Per ridurre questo rischio of causing some harm or some disharmony on this level. di creare una qualche disarmonia a quel livello. Okay, now we've got a certain structure, Quindi abbiamo una certa struttura, theoretical structure. una struttura teoretica. Let's just talk about quantum entrainment now. Adesso parliamo unicamente di quantum entrainment. First thing I'm going to say is what quantum entrainment is not. Allora, per prima cosa io vi dico che cosa non è il quantum entrainment. Quantum entrainment is not an energy healing technique. Allora, il quantum entrainment non è una tecnica di guarigione energetica. It does not rely on anything in the relative field. Non si basa su alcunché nel campo relativo. Quantum entrainment takes place, or actually makes use of, pure awareness. Il quantum entrainment ha luogo, o anzi sfrutta la pura consapevolezza. It is a technique here. È
La tecnica risiede lì, in pure awareness. nella pura consapevolezza. Now, I know that means absolutely nothing to you at this point. E mi rendo conto che a questo punto questo non significa niente per voi. And while we can talk about it all day, what we're actually going to do is have an experience of pure awareness. E potremo parlarne tutto il giorno, ma invece quello che faremo sarà di avere un'esperienza di pura consapevolezza. You see, the material world always has a boundary, right? A form. E vedete, il mondo materiale tutto intorno a voi ha una sua forma And it has some energy e ha una sua energia involved with it to keep that form. che è coinvolta per poter mantenere quella forma. Pure awareness has no energy, has no form. La consapevolezza pura non ha energia e non ha forma. In quantum mechanics, it's referred to as implicate order. Nella meccanica quantistica viene riferita come ordine implicato. Implicate order is defined by Bohm. Bohm definisce l'ordine implicato is a field from which of no form è un campo che non ha alcuna forma and no energy, e che non ha alcuna energia, but from which all energy and form comes. ma da cui proviene tutta l'energia e tutta la forma. It's unique in all creation. È unico in tutto il creato. Not only that, it's not isolated to some area, it permeates all creation. E non solo, perché non è isolato in una qualche area, ma permea tutto il creato. Okay? So, it has no form, right? E quindi abbiamo detto non ha alcuna forma, giusto? No form. So that means the mind can't possibly understand it. E quindi questo vuol dire che la mente non riesce proprio a comprenderla. Because what does the mind do? Perché che cosa fa la mente? The mind needs some form to latch onto, to take apart, to enjoy, to play with. La mente ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa, ha bisogno di partecipare a qualcosa, ha bisogno di giocare con qualcosa. The mind is filled with thoughts. La mente è piena di pensieri. Are thoughts things? E i pensieri sono cose, They're not solid things, but they're mental things, aren't they? non sono cose solide, ma sono cose mentali. And so it is that things are still subservient to the laws of nature. Here, E quindi questo fa sì che le cose siano ancora subordinate alle leggi della natura. and the mind must deal with those things. It deals with thoughts and emotions all the time. E la mente quindi si trova a gestire pensieri ed emozioni in continuazione, But it cannot understand no form. ma non può comprendere niente forma. This will be very clear in a few moments. E tra qualche istante tutto questo sarà molto chiaro. Now, we're going to talk about pure awareness Adesso parleremo della consapevolezza pura, a little bit more, ne parleremo un po' di più, but not in terms of the material world, but in terms of our mind. e non nei termini del mondo materiale, ma riferendoci alla nostra mente. And here we have the mental model. Qui abbiamo il modello mentale, Okay. Oh, we're going to have so much fun with this. qui ci divertiremo un sacco. This represents the surface of our mind. Questo rappresenta la superficie della nostra mente. And you already know what this represents. Qui sapete già questa linea che cosa rappresenta. So, in the mind, we had something that I talked about as common consciousness before. E quindi nella mente c'è quella cosa che ho nominato prima, che è la coscienza comune. Thought after thought after thought, day after day, yeah? Pensiero che segue pensiero giorno dopo giorno. That's this surface level of the mind. Questo è il livello della superficie della mente. Now, this experience here of pure awareness is quite different. L'esperienza qui, nella consapevolezza pura, è molto diversa. Just like in the material model, where each finer level is more powerful and more orderly, Così come nel modello materiale, in cui ogni livello successivo è più potente e ha maggiore ordine, each finer level of the mind is more powerful and more orderly. anche ciascun livello della mente è più potente e ha più ordine. And a few moments ago, we put our finger on our forehead.
E qualche istante fa, quando abbiamo messo il dito alla fronte, and we felt more centered and a little bit more peaceful and quiet, e ci siamo sentiti più centrati, più in pace, più inquiete, I said, how did that happen? e io ho chiesto come è successo tutto questo. Well, I'm glad you asked. Sono I'm glad you contenta, asked that question sono contenta che abbiate fatto la domanda, because what we did was work from the level of common consciousness in the mind to a more refined level. quello che abbiamo fatto è stato portarci praticamente da un livello della coscienza comune a un livello più raffinato della mente. We used the mind more effectively, that's all. Abbiamo semplicemente utilizzato la mente in un modo più efficace And we had a change in our bodies and our minds as a result. e quindi ne è conseguito un cambiamento nella nostra mente e nel nostro corpo. That if we can use more and more of our mental facilities, we can become more powerful in our actions. E che quindi se noi riusciamo a usare sempre di più le nostre capacità mentali diventiamo molto più potenti nelle nostre azioni. But we have many, many techniques to do that. Abbiamo però tantissime tecniche per poter fare questo. And that is not what I'm talking about ultimately here, E alla fine non è quello di cui io sto parlando qui. because we are actually going to go beyond the mind and experience pure awareness. Perché noi andremo addirittura oltre la mente nello sperimentare la consapevolezza pura And perform action from this level, not from this level or this level or that. e eseguiremo delle azioni da questo livello e non da quel livello.